Ciao e bentornato sul mio canale Avangarage Rec Studio. Oggi io e Panna, il mio cane, ti vogliamo parlare dei migliori shortcut da tastiera, quindi delle migliori scorciatoie da tastiera per migliorare il tuo flusso di lavoro e, diciamo, non sprecare più tempo all'interno di Studio One. Ma prima la sigla. Eccoci dentro il nostro progetto Studio One. Qui ho un semplicissimo beat impostato giusto per capire quali sono gli shortcut migliori. Vediamo un po'. Ok, mettiamo caso che io abbia bisogno di duplicare questo evento. Potrei fare in più modi, quindi come per esempio duplica qui, ma il tasto rapido per duplicare, quindi per copiarlo esattamente alla fine dell'evento uguale, non è nient'altro che il tasto D. In questo modo, solitamente per delle batterie, io posso portarmi avanti tutti gli eventi, come posso fare per le percussioni, eccetera eccetera. Il secondo shortcut che ti voglio mostrare è quello del dividere l'evento nella posizione dell'indicatore di riproduzione, che non è nient'altro che questo, che è quella barrettina che si muove quando siamo in riproduzione. Mettiamo caso che io voglia tagliare nel punto in cui sono, invece di selezionare l'evento, fare dividi evento che non so neanche dov'è, o selezionare le forbici qui e separarlo, la funzione separa, il tasto semplice, lo shortcut semplice è Alt X. Vedete, si è diviso in due eventi. Il modo migliore per farlo è assolutamente quello di schiacciare Alt X. Funziona sia per gli eventi audio che per gli eventi MIDI. Vediamo un po'. Alt X, esattamente. Il terzo shortcut di cui ti voglio parlare è spostare l'evento al cursore, ossia l'indicatore di riproduzione. Se io voglio spostare questo evento, quindi il mio drum, al cursore di riproduzione in maniera veloce, perché mi serve che da qui riparta per esempio la batteria, non mi resta che schiacciare Command e L. Quindi seleziono l'evento, schiaccio Command e L e sposto l'evento al cursore. Molto comodo se voglio lavorare in precisione e non voglio perdermi e mattirmi a guardare lo schermo, a spostare bene, a vedere se ho attivato lo snap, non ho attivato lo snap, eccetera eccetera. Un altro shortcut che ti voglio mostrare è unisci eventi, ossia io ho due eventi singoli, li seleziono così e li voglio unire in un evento unico, premerò G. In questo modo, vedete, si crea la chain qua sotto, la catena, che vuol dire che gli eventi sono stati uniti. Lui ancora li mantiene come singoli. Quindi se io ci vado a cliccare sopra, vedete che qua nel centro c'è ancora l'indicatore dell'evento di prima. Ok? Se io clicco sopra sull'evento unito, posso andare ancora a modificare due eventi singoli. Ora, un'altra funzione che mi piace molto è quella di adattare tutti gli eventi per avere una panoramica completa del mio progetto, e questo si fa con Alt Z. Ecco qua. Si adatta automaticamente a tutti gli spazi e mi fa vedere il progetto completamente. Un'altra funzione senza la quale non potrei vivere è quella dell'impostazione automatica del loop. Come faccio? Seleziono gli eventi ai quali voglio applicare il loop, quindi locatore di sinistra, locatore di destra, e clicco P. Una volta che ho cliccato P, vedete che automaticamente i due locatori si sono posizionati per fare il loop intorno agli eventi che ho selezionato. Riproviamo. P. Ecco qua. Un'altra scorciatoia che non puoi non utilizzare è quella di inserire il marker attraverso un singolo tasto della tastiera, in questo caso Y. Andiamo ad aprire i nostri marker. Se io voglio aggiungere un marker alla battuta 9 non farò altro che cliccare Y. Ed ecco che si è creato il marker 2. Devo cliccare Y qui. Ed ecco che si è creato il marker 3. Y. Ecco che ho creato il marker 4. Eccetera eccetera eccetera. Altro shortcut che utilizzo veramente sempre durante le mie produzioni e i miei mix è quello del muta evento. Quindi si fa selezionando un evento. Mettiamo che io qui voglio chiudere le percussioni e non farò altro che premere Shift M.
Come potete sentire, ora le percussioni sono mute. Per smutarle farò Shift M di nuovo. Quindi funzione utilissima se non volete eliminare un file che vi fa comodo mantenere magari per dopo, ma volete tenerlo lì per avere una seconda possibilità, magari, ecco, quella del muta evento, Shift M, è fondamentale. Ora andiamo a vedere un po' di shortcut utili che non mi ricordo neanche che sono shortcut perché li uso come fossero il pane proprio, cioè in continuazione. Allora, tenendo premuto Command sulla linea sopra del tempo, io andrò a posizionare il localizzatore sinistro se clicco dove voglio. Vedete? Sul 25, sul 41. Per impostare il locatore destro non farò nient'altro che premere il tasto Option. Eccolo qua. Per chi utilizza Windows il tasto Command equivale al tasto Control, mentre il tasto Option equivale al tasto Alt, ok? Il tasto Shift è sempre il maiuscolo Shift. Adesso andiamo sugli shortcut con i tasti F, ok? Partiamo con F1 per aprire il manuale di Studio One, F2 per aprire o chiudere la pagina di Edit, F3 per aprire il Mix Console. Questo è fondamentale, me l'avete chiesto in tanti. C'è un modo per aprire la console senza cliccare su Mix qui in basso a destra? C'è un modo ed è F3, è comodissimo. Poi potete tenere logicamente la console staccata e quindi fuori in un'altra finestra singola, oppure rimetterla al suo posto qua sotto. Io dipende in che fase sono, solitamente se sono in produzione la tengo sotto, se sono in mix la tengo staccata in un altro schermo. Poi con il tasto F4 andiamo ad aprire le info, questo qui di lato, le info sulla nostra traccia, dove possiamo scegliere se il suono ha bisogno del time stretch, dove abbiamo qua la visualizzazione singola del canale mixer della nostra traccia, dove abbiamo gli eventi FX, eccetera eccetera eccetera. Poi invece con F5 apriamo la cartella Browse, ossia sfoglia, il menu sfoglia qua a lato a destra. Con il tasto F6 apriamo sfoglia strumenti, ok? È per quello che è molto simile a F5, apre strumenti, F7 apre effetti, F8 secondo voi cosa aprirà? Loop, esattamente. F9, aia, F9 non apre niente. Ora andiamo a vedere un po' di shortcut utili durante la registrazione, sia essa audio che MIDI. Praticamente, se vogliamo avviare la registrazione, invece di premere qua sotto Rec, possiamo semplicemente premere il tasto asterisco del tastierino numerico. Vedete? E parte la registrazione nelle tracce abilitate. E con lo stesso asterisco posso togliere la registrazione senza fermare il play, ok? Questo è comodissimo perché? Perché io di solito per fare i pancini in punch out, ossia per registrare nel punto giusto la voce mentre la sto riascoltando e deve fare un intervento solo di registrazione in quel punto, cosa faccio? Faccio altro che andare in play un po' prima. Cosa faccio? Non faccio altro che andare a premere play con la spacebar ed entrare in rec. Vedete? Poi lo tolgo e il brano continua ad andare avanti. In questo modo ho anche una visualizzazione rapida, un ascolto rapido di quello che uscirà dalla take che ho appena fatto senza fermarmi tutte le volte. E mi permette di entrare, mentre il musicista magari sta già suonando la sua parte, di entrare nel momento in cui credo più opportuno in registrazione. Un'altra funzione molto importante in registrazione è l'autopunch. Mettiamo che io voglia registrare solamente dal locatore sinistro, l'autopunch si trova qua sotto, vedete autopunch, se non vi ricordate il tasto rapido c'è scritto anche lì che è la I. Vado a inserire la I, vedete che si abilita l'autopunch, vado in registrazione, premo quindi asterisco o tasto di rec, con la funzione autopunch nella traccia che ha la registrazione abilitata, praticamente la registrazione parte solamente dal localizzatore, ok? Dal localizzatore sinistro, dal locatore sinistro. Mentre un'altra funzione importante in registrazione può essere, ho disabilitato un attimo l'autopunch, ma può essere il pre-roll. Cos'è il pre-roll? Si attiva con O ed è questo tasto qui. Il pre-roll non è nient'altro che scegliere se
avere una o due o tre battute, lo scegliete nel menu del metronomo qua sotto, vedete pre-roll di 2 battute. Il pre-roll può essere anche un pre-count, che c'è scritto qui con Shift C. In questo caso il pre-roll cosa fa? Prima, ogni volta che voi entrate in registrazione da un punto, per il numero di battute che avete indicato qua, in questo caso 2, lui partirà a riprodurre da 2 battute prima e poi a registrare nel punto da dove siete partiti a registrare. Faccio prima a mostrarvelo. E ora parte la registrazione. Mentre pre-count Shift C, cosa succede? Si toglie in automatico il pre-roll perché c'è o il pre-roll o il pre-count. In questo caso solamente il metronomo viene attivato per le 2 battute che abbiamo dato da qui. È una cosa che può essere attivata a mano, però in questo caso con la I, con la O o con Shift C abbiamo queste funzioni, mentre siamo in registrazione non facciamo perdere tempo al nostro cliente. Proviamo a vedere col pre-count, che vediamo che abbiamo attivato col tasto Shift C qua sotto. Ecco, vedete, prima della partenza della registrazione viene fatto un pre-conteggio, non un pre-roll, quindi non un pre-ascolto di 2 battute prima, ma un pre-conteggio di metronomo di 2 battute prima. Andando avanti, possiamo anche scegliere di abilitare o disabilitare il metronomo, e questo lo facciamo col tasto C. Tolgo il metronomo, attivo il metronomo. Possiamo farlo a mano qua sotto, dove vedete metronomo C, oppure tenendo semplicemente il tasto C. Altri shortcut utili per gli eventi audio sono per esempio quello per aprire Melodyne. Cosa dovrei fare? Dovrei cliccare col destro, andare su audio e fare modifica con Vocaline, modifica con Melodyne. Il tasto rapido è Command M. E in questo caso mi si apre il Melodyne Assistant, eccolo qua, con tutte le mie notine. Poi un altro tasto rapido per l'audio è Command U, ossia separa gli stems. L'ho fatto vedere in un altro video a cui vi rimando. Command U vuol dire che mi fa separare i gambi, in questo caso ancora tradotto, gli stem contenuti in un evento audio, ok? Non vado a fare l'operazione. Poi un'altra combinazione di tasti per me fondamentale è il tasto Alt N, quindi Option N. Vedete che si è ingrandito rispetto a questo perché non ho fatto altro che normalizzare questa traccia audio. Quindi per normalizzarla voi dovete premere Alt N, Option N. Così è tornata all'origine, così è tornata normalizzata. Normalizzata cosa vuol dire? Vuol dire che i picchi vengono portati fino a un massimo impostato dal programma e quindi viene alzato di base tutto il volume, eccetera eccetera eccetera. Il tasto quantizza è comodissimo quando parliamo di MIDI. Apriamo un file MIDI, vedete, quando io qui non ho tutto esattamente a tempo, perché vedete che quello che ho suonato non cade esattamente sul 2. Vado in solo e ve lo faccio sentire. Per quantizzare non dobbiamo fare altro che selezionare, e qui vi do un'altra piccola chicca. Per selezionare tutto quello che c'è nella cosa che avete aperto, per dire in questo caso in questa finestra, fate Command A, ok? O Ctrl A, Command All. Per selezionare tutto quello che c'è in questa finestra di edit faccio Command A, vedete? Adesso io vado a selezionare quindi tutte le note che ci sono dentro questo evento MIDI, seleziono la base di quantizzazione, che può essere un sedicesimo in questo caso, che vuol dire che lui porta le mie note vicino al sedicesimo più vicino, e clicco Q. Ecco, la mia quantizzazione è stata fatta. Quindi col tasto Q faccio la quantizzazione. Un altro shortcut molto importante è lo shortcut dello snap abilitato o disabilitato, ossia alterna aggancio. Cosa vuol dire? Se nella mia griglia ho per esempio un quarto e seleziono nello spazio temporale
col mio localizzatore di riproduzione, lui si andrà ad agganciare sempre a un elemento della griglia, quindi sempre al primo quarto, al secondo, al terzo. Vedete, se voglio andare nel mezzo non mi va proprio. Se invece voglio essere libero perché ho, per esempio, delle necessità di editing, per cui voglio far finire il file o iniziare in questo punto, a metà di questi due punti, o fare un fade un pelo più graduale, dovrei disabilitarlo e andare a cliccare tutte le volte qua su. Per disabilitarlo e abilitarlo facilmente c'è il tasto N. Quindi disabilitato, mi muovo libero. Abilitato, non mi muovo libero ma mi aggancio tutte le volte alla griglia, sia con la barra sia con gli eventi. Uno shortcut utile durante la riproduzione o la registrazione è quello dell'autoscorrimento che vedete qua sopra. Cosa succede? Delle volte l'autoscorrimento non è abilitato e quando siamo in riproduzione succede che praticamente la pagina rimane ferma lì e non ci muoviamo oltre, ok? Per seguire la barra di scorrimento basta che clicchiamo F. Quindi impostare l'autoscorrimento attraverso il tasto F. Vedete, si illumina questo. E in automatico ci sposteremo dove si trova la nostra barra di scorrimento. Ora ho tenuto per ultime delle shortcut, quindi dei comandi da tastiera rapidi per fondamentalmente tutto ciò che riguarda il progetto. Allora, il primo, utilissimo, vi deve diventare come un tic. Io ce l'ho in automatico, lo faccio in continuazione. Adesso un po' sto smettendo quando ho impostato l'autosalvataggio. Per impostare l'autosalvataggio vi rimando al mio video, magari ve lo allego qui. Comunque CTRL S salva progetto. Questo vi deve diventare proprio automatico. CTRL S, CTRL S, CTRL S. Sentite quando fa sto rumore, questo beep fa un beep, vuol dire che il progetto è stato già salvato e quindi non c'è bisogno. Quindi io qualsiasi modifica faccio, eccetera eccetera, CTRL S, ok? Poi un altro tasto fondamentale è il CTRL Z e il torno indietro. Quindi faccio una modifica con Command Z, CTRL Z su Windows, torno indietro la modifica che ho fatto, per un numero quasi infinito di possibilità. Mentre il tasto per esportare ciò che abbiamo fatto fino adesso, rivado come prima, seleziono la song, è Command E. Vedete? Esporta Mixdown, e qui vado a scegliere tutte le mie cose di esportazione. Un altro tasto comodissimo quando stiamo lavorando è il tasto T, che serve per aggiungere una traccia, senza tutte le volte andare a cliccare più qua su, può essere un po' scomodo. Io effettivamente clicco sempre più, però aggiungi tracce T e seleziono le tracce da aggiungere. Mentre un tasto che uso veramente spesso, più di T, è quello del rimuovere traccia, ossia io voglio cancellare questa traccia perché non voglio più la batteria o perché magari ho creato una traccia vuota, ok? Ho creato una traccia vuota, la voglio togliere, non mi serve più in fase di mix, in fase di editing, eccetera. Non faccio nient'altro che selezionare la traccia su questa schermata e premere Shift T. E la mia traccia è stata cancellata, ok? Ti lascio con l'ultimo shortcut che è Crea gruppo. Se io voglio editare, mixare e modificare insieme queste tracce, posso unirle. Vi faccio vedere anche per abilitare il menu gruppi, per vederli, eccoli qua, è questo tastino qua sotto. Quindi F3 ho aperto il mix, sono andato qua sotto, ho cliccato su mostra gruppi. Se io voglio unire più tracce e fare in modo che le edito e le modifico insieme a seconda delle cose che poi posso selezionare, non devo fare altro che premere Command G. Seleziono prime tre tracce e gli do il nome prime tre tracce. E adesso qua ho il gruppo prime tre tracce che posso abilitare o disabilitare. Ecco, a questo punto posso modificare, cioè posso scegliere cosa modificare insieme di queste tracce che ho unito, ok? Tipo la modifica che faccio agli eventi, il volume legato per tutte e tre uguali, il pan, il mute e il solo, eccetera 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 eccetera. Ora, detto questo, può essere per te necessario creare degli shortcut personalizzati e quindi avere i tuoi shortcut personali, e Studio One ti permette di farlo in una maniera ultra flessibile. Ti mostro come. Vediamo un po'. Ci rechiamo su Studio One, scorciatoie da tastiera, ossia shortcut,
posso selezionare qualsiasi tipologia di operazione, per esempio vedi collaborazione condividi, andare qui e assegnargli un tasto per condividere nella collaborazione il nostro progetto, e quindi posso fare CTRL maiuscolo Alt C e questo lo posso assegnare o rimuovere. Posso vedere anche quali sono già le come si dice, le shortcut assegnate. Per esempio questo penso di averlo dato io, aggiungi canale effetto maiuscolo Command F, ok? Alterna dimensione, vedete ci sono tutti degli shortcut, mostra editor canale F11, vediamo un maiuscolo F11, mostra canale, ecco qua, posso vedere tutto l'editor canale. Spero che questo video con gli shortcut ti sia stato utile. Ti invito a creare tutti gli shortcut che vuoi, perché questo ti permette fondamentalmente di avere un flusso di lavoro molto veloce e di sembrare anche molto più professionale nei confronti dei tuoi clienti. Il video finisce qui, se ti è piaciuto ti invito a lasciare un like qua sotto e un commento. Se non ti sei iscritto ti invito a farlo e a seguirmi per i prossimi video. Ciao e buona musica!